Il suono della notifica squarciò il silenzio del mio ufficio come un coltello. Un semplice ping, quel tipo di suono che avevo già sentito 10.000 volte. Ma quando guardai il telefono e vidi il suo nome, il mio mondo intero si inclinò di lato. 2 settimane prima del mio matrimonio con Sara, e il nome della mia ex moglie brillava sullo schermo come un fantasma, rifiutandosi di restare sepolto. Mi chiamo Daniel Crawford. Ho 41 anni e sono proprietario di una società di gestione cantieri di medie dimensioni a Denver, chiamata Crawford & Associates. Ci occupiamo di ristrutturazioni commerciali, quel tipo di lavoro poco glamour che tiene in piedi le città ma non finisce mai sui giornali. È un'attività stabile, redditizia, e proprio il tipo di vita che ho costruito dalle macerie assolute 5 anni fa. 5 anni da quando ho sorpreso mia moglie nel nostro letto con mio fratellastro. 5 anni da quando lei ha urlato quelle parole che ancora alcune notti rimbombano nella mia testa. Non ho mai voluto sposarti. Ho sempre voluto lui. Ora fissavo il telefono, il pollice sospeso sulla notifica. La mia assistente, Cash Johnson, bussò al telaio della porta del mio ufficio. Aveva 28 anni, era acuta come un attacco e lavorava con me da quando avevo fondato l'azienda 4 anni fa. Daniel, sono arrivati quelli del Brennan Plaza per le 3, disse, poi notò la mia espressione. Stai bene? Sembri aver visto un fantasma. Più o meno, mormorai, posando il telefono a faccia in giù sulla scrivania. Dammi 5 minuti, poi falla entrare. Dopo che Kesha se ne andò, ripresi il telefono. L'anteprima del messaggio mostrava solo 3 parole. Per favore, chiamami. Lo cancellai senza aprire il messaggio completo. Poi bloccai il numero per la 3ª volta in 5 anni. Alcuni fantasmi non meritano di essere riconosciuti. Se stai apprezzando questa storia, per favore premi il pulsante di iscrizione e metti un like a questo video. Ci aiuta davvero a continuare a condividere queste incredibili storie con te. I preparativi per il matrimonio erano stati per lo più affare di Sara. Sara Mitchell aveva 36 anni, era un'architetta in uno studio boutique specializzato in design residenziale sostenibile. Ci eravamo incontrati 2 anni prima a un evento della Camera di Commercio, dove io tenevo goffamente in mano un bicchiere di vino scadente cercando di sembrare interessato a una conversazione sul finanziamento incrementale delle tasse. Lei mi aveva salvato con una battuta su come architettura e costruzione fossero come cani e gatti che ogni tanto decidevano di collaborare. Sei quello che ha ristrutturato l'edificio Riverside, aveva detto, i suoi occhi verdi brillanti di sincero interesse. Ci sono passato il mese scorso. Un lavoro bellissimo, soprattutto come hai conservato il mattone originale al 3° piano. Avevo sposato Elena a 29 anni. Ci frequentavamo dai tempi dell'università, una di quelle relazioni che sembrano inevitabili. Era bella, affascinante, quel tipo di donna per cui gli altri uomini ti invidiavano. Avevamo comprato una casa nel quartiere di Stapleton. Quel tipo di posto che i giovani professionisti acquistano per convincersi di essere adulti. 3 camere da letto, 2 bagni e mezzo, un giardino abbastanza grande per i figli di cui parlavamo di avere un giorno. Mio fratellastro Tyler Holbrook aveva 2 anni meno di me. I nostri genitori si erano sposati quando avevo 12 anni, e Tyler era sempre stato il carismatico. Dove io ero stabile e affidabile, lui era elettrico e imprevedibile. Aveva cambiato lavoro, carriera, città, barista a Las Vegas, personal trainer a Miami, imprenditore a Austin. A volte si fermava da noi tra un'avventura e l'altra, dormendo sul divano e incantando Elena con storie delle sue imprese. Gli avevo dato fiducia totale. La notte in cui scoprì la verità, ero tornato a casa presto da un cantiere a Colorado Springs. Avevamo finito prima del previsto e avevo deciso di sorprendere Elena con una cena dal suo ristorante italiano preferito. Ricordo l'ora esatta, le 6:47 di un martedì di ottobre. Il sole tramontava presto, quella luce dorata che amano i fotografi ma che a me dava sempre un senso di malinconia. Entrai in casa e capii subito che qualcosa non andava. La BMW di Elena era nel vialetto accanto alla vecchia Jeep Cherokee di Tyler, ma la casa era troppo silenziosa. Niente musica,
niente televisione, solo un silenzio inquietante che mi fece drizzare i peli sulla nuca. Posai la borsa della cena sul bancone della cucina, la mente già pronta a inventare scuse. Forse erano in giardino. Forse erano usciti a fare una passeggiata e avevano dimenticato di chiudere. Poi lo sentii, un suono dal piano di sopra, morbido, ovattato, ma inequivocabile. Presi le scale 2 gradini alla volta, il cuore che batteva forte nel petto. La porta della camera da letto era socchiusa. Attraverso la fessura li vidi, mia moglie, mio fratello. Nel letto che avevo montato da un mobile Ikea, sulle lenzuola che ci aveva regalato mia zia per il matrimonio. Per un attimo rimasi paralizzato nel corridoio, il cervello che rifiutava di elaborare ciò che gli occhi vedevano. Poi Tyler alzò lo sguardo e mi vide. «Oh, cazzo», disse. Solo quelle 2 parole. Elena si affrettò a coprirsi, il volto che passava dallo shock, alla paura, a qualcosa che sembrava quasi sollievo, come se avesse aspettato quel momento, temendolo e desiderandolo allo stesso tempo. Daniel, iniziò, ma alzai la mano. Non farlo. La mia voce suonò strana anche a me, piatta e distante. Non farlo. Mi girai e scesi di nuovo le scale. Dietro di me sentii Elena piangere. Tyler che parlava a bassa voce, urgente. Presi le chiavi dal gancio vicino alla porta e uscii. Guidai per ore quella notte. Senza meta, solo muovendomi tra i sobborghi di Denver fino alle pianure dove le luci della città svanivano e le stelle prendevano il sopravvento. Il telefono continuava a vibrare con chiamate e messaggi che ignoravo. Verso mezzanotte mi fermai in un diner aperto 24 ore su 24 vicino Lisette e ordinai un caffè, che non bevvi. La resa dei conti arrivò 2 giorni dopo. Stavo soggiornando in un Quality Inn vicino al mio ufficio, facendo il minimo indispensabile nei cantieri mentre la scena si ripeteva nella mia mente in un loop torturante. Elena finalmente si presentò nel mio ufficio, gli occhi rossi per il pianto, indossando il cardigan grigio che le avevo comprato per il compleanno. «Dobbiamo parlare», disse. Keisha, che allora era solo una stagista, capì subito la situazione e si fece da parte. Elena e io ci sedemmo nel mio ufficio e lei mi raccontò tutto. Di come lei e Tyler si fossero attratti fin dal matrimonio dei nostri genitori. Di come avessero combattuto per anni. Di come fosse successo 6 mesi prima, durante una delle visite di Tyler. Di come avessero provato a fermarsi, ma non ci erano riusciti. «Non ho mai voluto sposarti», disse infine, le parole che uscivano in fretta, come se le avesse tenute dentro per anni. «Ho sempre voluto lui. Pensavo di poter far funzionare le cose. Pensavo di poter essere felice con qualcuno di stabile e buono. Ma Daniel, non ce la faccio. Non posso più fingere. Mi aspettavo che quelle parole mi distruggessero. Invece mi lasciarono vuoto, come se qualcuno avesse aperto una valvola e svuotato tutto ciò che credevo reale. Allora, adesso cosa succede?» chiesi. «Io e Tyler ci trasferiamo a Portland. Ha un'opportunità di lavoro lì e io. Lei si torse l'anello nuziale, quella semplice fede d'oro che avevamo scelto insieme in una gioielleria a Cherry Creek. Voglio il divorzio. Le diedi tutto nel patteggiamento. La casa, i mobili, la maggior parte dei nostri risparmi. Non ho litigato, non ho discusso, ho solo firmato i documenti che il mio avvocato mi ha messo davanti e ho cercato di andare avanti, o almeno di provarci». «Earth to Daniel». La voce di Sara mi riportò al presente. Eravamo nel suo appartamento a Capitol Hill, seduti sul divano con campioni di inviti di nozze sparsi sul tavolino. «Stai fissando quella piantina dei posti da tipo 5 minuti. Scusa», dissi posando il foglio. «Giornata lunga». Sara mi studiò con quegli occhi da architetto che non perdono nulla. «È per il contratto del Brennan Plaza?» Keisha ha detto che stanno facendo storie per la tempistica. «No, quelli del Brennan vanno bene». «È solo che», esitai. Sara sapeva di Elena, del divorzio, ma avevo mantenuto i dettagli vaghi. «Elena ha provato a contattarti oggi?»
L'espressione di Sara cambiò, la curiosità lasciò spazio alla preoccupazione. Cosa voleva? Non lo so. Non ho aperto il messaggio. Ma ci stai pensando? Guardai Sara. La guardai davvero. Indossava vecchi jeans e una mia maglietta. I capelli scuri raccolti in uno chignon disordinato, gli occhiali da lettura appoggiati sul naso. Bella in quel modo spontaneo che Elena non aveva mai cercato di raggiungere, ma che le riusciva naturale. No, dissi, e lo pensavo davvero. Sto pensando a quanto sono grato di essere qui con te invece che ancora intrappolato in quell'incubo. Sara sorrise e mi baciò dolcemente. Bella risposta. Ora aiutami a decidere se prendere l'opzione di pesce o fare tutto vegetariano per accontentare tua cugina. Ma quella notte, solo nel mio condominio nel quartiere Highlands, mi ritrovai a pensare al messaggio di Elena. Cosa poteva volere dopo 5 anni? Una scusa? Dei soldi? Solo alleviare la sua coscienza? Mi versai 2 dita di Maker S. Mark e mi misi alla finestra a guardare lo skyline di Denver. Il mio condominio era al 10° piano di un edificio ricavato da un magazzino ristrutturato. Quei loft industrial chic che Sara mi aveva aiutato a trovare. Mattone a vista, soffitti alti, finestre dal pavimento al soffitto. Niente a che vedere con la casa suburbana e standardizzata che avevo condiviso con Elena. Il telefono vibrò. Un altro messaggio, questa volta da un numero diverso. Daniel, per favore. So che mi hai bloccata. È importante. Riguarda Tyler è malato. Molto male. Dobbiamo parlare. Per favore. Fissai il messaggio a lungo. Tyler, mio fratellastro, l'uomo che aveva dormito con mia moglie. Secondo mia madre, con cui parlavo ancora di tanto in tanto nonostante tutto, Tyler ed Elena erano durati circa 1 anno a Portland prima di implodere in modo spettacolare. L'ultima volta che avevo sentito, Tyler era tornato a Denver, lavorava in una palestra a Lakewood, ed Elena si era trasferita a Seattle. A quanto pare, quelle informazioni erano superate. Contro ogni buon senso, risposi, cosa intendi per malato? La risposta arrivò in pochi secondi. Cancro al 4° stadio. Ti sta cercando. So di non avere il diritto di chiedertelo, ma per favore, Daniel, non ha molto tempo. Non dissi subito nulla a Sara. Per 3 giorni portai quei messaggi come una pietra in tasca, sentendone il peso, ma senza essere pronto ad affrontarli. Andavo al lavoro, esaminavo progetti, trattavo con i fornitori, visitavo cantieri, ma una parte della mia mente era sempre altrove, a girare tra scenari e ricordi che avevo faticato a seppellire. Tyler che muore. Quelle parole sembravano impossibili. Tyler era sempre stato più grande della vita, il tipo di persona che sembrava immune alla mortalità umana ordinaria. Da adolescenti si era rotto un braccio facendo skateboard, ne aveva riso, e 2 giorni dopo aver tolto il gesso era già di nuovo sulla tavola. Aveva persino convinto un poliziotto a non fargli la multa per eccesso di velocità portandolo a fare un allenamento nella sua palestra. Ma il cancro non si curava del carisma. Giovedì sera ero a casa di Sara ad aiutarla a montare delle nuove mensole quando finalmente le raccontai tutto. I messaggi, la notizia della malattia di Tyler, i miei sentimenti contrastanti su tutta la situazione. Vuoi vederlo? Chiese Sara, tenendo ferma una mensola mentre io foravo i buchi guida. Non lo so, ammettei. Una parte di me pensa che si meriti tutto quello che sta passando. Mi ha tradito nel modo più schifoso possibile. Ma un'altra parte, another part. Un'altra parte ricorda che era tuo fratello, concluse Sara. Anche se solo per matrimonio. Posai il trapano e mi sedetti sui talloni. Eravamo stati vicini una volta, prima che tutto accadesse. Mi aveva insegnato a fare surf quando eravamo andati in California per la vacanza di primavera all'ultimo anno di liceo. L'avevo aiutato a trasferirsi ad Austin. Era stato il testimone al mio matrimonio. L'ironia di quella frase rimase sospesa tra noi. Penso che dovresti andare a vederlo, disse Sara piano. Non per lui, neanche per Elena. Per te,
così non passerai il resto della vita a chiederti cosa ti sei perso. E se fosse solo Elena a manipolarmi? E se fosse tutto un piano elaborato? Sara sorrise tristemente. Allora lo saprai. Ma Daniel, ho visto come questo ti ha tormentato. Come sobbalzi ogni volta che qualcuno nomina Portland. Come non parli mai della tua famiglia. Forse questa è la tua occasione per chiudere davvero quel capitolo, invece di fingere che sia chiuso. Aveva ragione, naturalmente. Era una delle cose che amavo di Sara. Aveva il dono di tagliare attraverso le mie menate e vedere ciò che io non riuscivo a vedere. Chiamai Elena la mattina dopo. La sua voce, quando rispose, era in qualche modo più vecchia, consumata da qualunque cosa la vita le avesse riservato in questi 5 anni. Daniel, grazie per aver chiamato. È vero, chiesi senza preamboli. Riguarda Tyler. Sì, cancro al pancreas. Lo hanno preso troppo tardi. I medici dicono forse 3 mesi. Chiusi gli occhi, appoggiandomi alla scrivania del mio ufficio. Dove si trova? Al Denver Health Medical Center. È lì da 2 settimane. Daniel, so che quello che ti abbiamo fatto è imperdonabile. Non chiedo perdono. Ti chiedo solo un'ora del tuo tempo per lui. Quando vuoi, sono qui ogni giorno. La stanza d'ospedale era al 7° piano, ala oncologica. Ero stato in ospedale prima, a trovare operai feriti nei cantieri, ma questa volta era diverso. Ogni passo lungo quel corridoio sembrava un cammino verso qualcosa di irreversibile. Stanza 714. Rimasi fuori dalla porta per 1 minuto intero prima di bussare. Entra, chiamò una voce. Non è Elena, è Tyler. Era seduto sul letto, e lo shock di vederlo mi colpì come un pugno nello stomaco. Tyler era sempre stato robusto come un linebacker, tutto muscoli e sicurezza. L'uomo in quel letto d'ospedale sembrava un guscio vuoto, scheletrico, pallido come un cadavere, attaccato a una flebo e a un monitor che emetteva un bip sommesso. Ma i suoi occhi, quando incrociarono i miei, erano ancora gli occhi di Tyler. Ehi, fratello, disse, e il suo sorriso era lo stesso che ricordavo da 1000 ricordi condivisi. Sono contento che tu sia venuto. Elena era seduta su una sedia vicino alla finestra, e si alzò quando entrai, con un'espressione incerta. Anche lei era cambiata. Più magra, i capelli più corti, linee profonde intorno agli occhi che prima non c'erano. Vi lascio un po' di tempo, disse, dirigendosi verso la porta. No, disse Tyler. Resta. Sei parte di tutto questo. Tirai sull'altra sedia e mi sedetti, la mente ancora a elaborare quella trasformazione devastante. Cancro, dissi, senza domanda. Quello schifoso, rispose Tyler con un'ombra del suo vecchio spavaldo. È partito dal pancreas, si è diffuso al fegato. I medici dicono che ho forse 12 settimane se sono fortunato. 10 se non lo sono. Mi dispiace. Sì, si mosse nel letto, facendo una smorfia di dolore. A quanto pare l'universo ha un senso di giustizia, dopo tutto. Poetico, davvero. Ho scopato la moglie di mio fratello e ora il destino mi sta fotte. Tyler, disse Elena piano. Cosa? È vero. Mi guardò dritto negli occhi. Daniel, non voglio sprecare il tuo tempo o il mio con scuse. Quello che ho fatto è imperdonabile. Non c'è una buona ragione, nessuna giustificazione. La volevo e l'ho presa, distruggendo la migliore relazione che avessi mai avuto nel processo. Perché? La domanda uscì prima che potessi fermarla. Perché l'hai fatto? Tyler rimase in silenzio a lungo. Onestamente, perché potevo. Perché ho passato tutta la vita a essere quello divertente, irresponsabile, e a farla franca. Perché una parte contorta di me voleva dimostrare che potevo portarti via qualcosa, a te, il figlio d'oro che ha sempre fatto tutto bene. L'onestà fu come uno schiaffo violento in faccia. Elena piangeva silenziosa vicino alla finestra e capii che quella conversazione non stava andando come avevo previsto.
Ho passato un anno con Elena a Portland, continuò Tyler. La relazione più lunga della mia vita. E sai cosa ho imparato? Che sono fondamentalmente rotto. Ho distrutto la nostra relazione proprio come ho distrutto la tua, solo in modi diversi. Ho tradito. Ho mentito. L'ho allontanata perché è quello che faccio. Distruggo le cose. Tyler, basta. No, lui deve sentire questo, disse Elena. Tyler mi guardò di nuovo. Non chiedo perdono, Daniel. Non lo merito. Ti chiedo solo di capire che quello che è successo non è stato perché tu non fossi abbastanza. Tu eri tutto ciò di cui lei aveva bisogno, tutto ciò che io non potevo essere. Ero solo un egoista che non sopportava di vedere qualcun altro avere ciò che io non riuscivo a mantenere. Le macchine bipparono. Passarono passi nel corridoio. Da qualche altra parte, qualcuno stava salvando una vita o la stava perdendo. La routine indifferente e meccanica di un ospedale continuava a scorrere senza sosta. Perché mi hai chiamato qui? Chiesi. Perché sto morendo, disse Tyler semplicemente. E volevo che sapessi che avevi ragione su tutto. Eri un buon marito, un buon fratello, e io non ero nessuno dei due. E se c'è giustizia nell'aldilà, la passerò a rimpiangere quello che ti ho fatto. Elena parlò dalla finestra, la voce rotta dalle lacrime. Daniel, devo dirti una cosa anche io. Qualcosa che ho voluto dire per 5 anni, ma non ho mai avuto il coraggio. Mi voltai a guardarla sotto la luce fluorescente dell'ospedale. Sembrava più vecchia dei suoi 36 anni, consumata dal percorso che la vita le aveva fatto prendere. L'ultima cosa che ti ho detto, continuò, su non voler mai sposarti, su volere sempre Tyler, era una bugia. O non proprio una bugia, ma neanche la verità. Ti volevo sposare. Ti amavo, ma avevo paura di quell'amore perché era reale e adulto, e significava che dovevo essere una persona vera invece della versione fantastica di me stessa che avevo sempre cercato di essere. Si avvicinò, ma non troppo, rispettando la distanza tra noi. Tyler era eccitante perché era temporaneo, perché amarlo non mi costringeva a confrontarmi con le mie mancanze. Tu mi facevi venire voglia di essere migliore, e questo mi spaventava più di ogni altra cosa, così ho sabotato tutto. Ho scelto la distruzione facile invece del duro lavoro di costruire qualcosa di vero. Perché me lo stai dicendo? La mia voce suonò dura anche a me. Perché ti stai per sposare di nuovo, Kesha me l'ha detto quando ho chiamato il tuo ufficio. E devo farti sapere che quello che è successo tra noi non è stato perché tu non fossi abbastanza. Tu eri tutto. Ero solo troppo rotta per vederlo. Eravamo seduti in quella stanza d'ospedale, il peso di 5 anni e 1000 rimpianti che ci schiacciava. Pensai a Sara, alla vita che stavamo costruendo, a quanto fosse diversa da quella che avevo avuto con Elena. Solida dove la precedente era appariscente, reale dove la precedente era una recita. Vi ringrazio per avermi detto tutto questo, dissi infine. Ma non sono qui per assolvervi. Quello che avete fatto ha quasi distrutto me. Ci sono voluti anni per ricostruire la mia vita, per fidarmi di nuovo di qualcuno. Lo so, disse Tyler. Ecco perché sono grato che tu sia venuto, comunque. Mi alzai, sentendo improvvisamente il bisogno di uscire da quella stanza, lontano da quei fantasmi. Sono venuto perché Sara mi ha detto che avevo bisogno di chiudere quel capitolo. Credo di averlo fatto ora. Tyler annuì. Giusto. Daniel, un'ultima cosa. I nostri genitori non sanno quanto è grave. La mamma pensa che ho l'influenza. Puoi non dirglielo ancora? Voglio farlo io. Sono anche i tuoi genitori. Ho detto che dovresti dire loro la verità. Mi avviai verso la porta, poi mi fermai. Qualcosa che Sara aveva detto mi tornò in mente. La chiusura non significa dimenticare, ma capire. Tyler, per quel che vale, spero che il tempo che ti resta sia sereno. I suoi occhi incontrarono i miei, e vidi una gratitudine sincera. Grazie, fratello. Guidai dritto a casa di Sara dall'ospedale.
Mi guardò in faccia e mi tirò dentro, stringendomi senza fare domande. Restammo così a lungo nell'ingresso, il suo battito regolare contro il mio petto. «Com'è andata?» chiesi infine. «Orribile e necessaria», dissi. «Avevi ragione. Dovevo vederli». Ci sedemmo sul divano e le raccontai tutto, la conversazione, l'apparizione di Tyler, la confessione di Elena. Sara ascoltava senza interrompere, la sua mano che stringeva la mia ogni volta che la storia si faceva difficile. «Ci credi?» chiese Sara, quando finii, sul perché fosse davvero andata via. «Non lo so. Importa. Il risultato era lo stesso in ogni caso». La guardai. «Quello che so è che seduto in quella stanza, tutto quello a cui pensavo era tornare da te, a qualcosa di vero». Sara mi baciò, e fu come tornare a casa. «Il matrimonio è tra 12 giorni», disse. «Vuoi ancora farlo?» «Più che mai», dissi, e lo pensavo davvero. Il giorno del matrimonio, il 15 ottobre, si svegliò limpido e perfetto, quel tipo di autunno in Colorado che rende le cartoline un eufemismo. Ci sposavamo alla Villa Boecera Golden, una tenuta storica con vista sulle montagne e giardini di cui Sara si era innamorata appena li aveva visti. Ero nella stanza dello sposo, a sistemarmi la cravatta per la 100ª volta. Mio padre, Richard Crawford, mi mise una mano sulla spalla. Aveva 68 anni, era in pensione dalla sua società di contabilità. I capelli completamente bianchi, ma la presa ancora salda. «Nervoso», chiese. «Terrificato», ammettei. «Ma in senso buono». «Così sai che è giusto, no?» sorrise. «Tua madre ed io. Ci siamo preoccupati per te dal divorzio. Ma vederti con Sara, sei diverso. Più leggero». Il telefono vibrò. Quasi non lo controllai, ma qualcosa mi spinse a guardare. Un messaggio da un numero sconosciuto. «Daniel, sono Elena. Tyler è morto stamattina, serenamente. Voleva che sapessi che vederti gli ha dato pace. Grazie». Fissai il messaggio, cercando di elaborarlo. Tyler se n'era andato. Mio fratellastro, l'uomo che mi aveva tradito e poi, nelle sue ultime settimane, aveva cercato di darmi la chiusura di cui avevo bisogno. Mi sentii triste, ma non devastato, solo triste. «Va tutto bene?» chiese mio padre. «Tyler è morto», dissi piano. «Stamattina». L'espressione di mio padre cambiò più volte, finché non si posò su una tristezza rassegnata. «Mi dispiace, figlio. So che il vostro rapporto era complicato». Lo era. Misi via il telefono, ma quel capitolo era chiuso ormai. Era tempo di iniziarne uno nuovo. Sara era mozzafiato nel suo abito. Una semplice creazione avorio che aveva disegnato lei stessa con l'aiuto di un'amica sarta. Mentre scendeva la navata al braccio di suo padre, sentii le lacrime salire, ma non per tristezza. Per la sensazione travolgente di aver ricevuto una seconda possibilità su qualcosa che credevo perduto per sempre. La cerimonia fu piccola, intima, circa 60 persone, i nostri amici e familiari più stretti. I voti di Sara fecero piangere tutti, me compreso. Quando toccò ai miei, guardai nei suoi occhi e parlai col cuore. «Sara, 5 anni fa pensavo che la mia vita fosse finita. Credevo di aver perso la mia occasione di felicità. Poi sei entrata in quel mixer di camera e mi hai raccontato una barzelletta su cani e gatti. E all'improvviso il mondo ha ripreso colore. Non mi hai aggiustato perché non ero rotto. Mi hai solo ricordato chi ero destinato a essere. Promisi di passare il resto della nostra vita a essere degno di quel dono. Ci scambiammo gli anelli, ci baciammo mentre la piccola folla applaudiva, e tornammo giù dalla navata da marito e moglie. Il ricevimento fu nei giardini della villa, luci a stringa sopra di noi e una piccola band che suonava standard jazz. Ballai con Sara, con mia madre, con la sorella di Sara, Rachel, con cui mi ero legato negli ultimi 2 anni.
Quando la serata volgeva al termine e gli ospiti cominciavano ad andarsene, Sara ed io restammo al bordo del giardino, guardando le montagne che si tingevano di viola al tramonto. Ho ricevuto un messaggio stamattina, dissi piano. Tyler è morto. Sara si voltò verso di me, con un'espressione compassionevole. Stai bene? Sì, dissi, e capii che lo pensavo davvero. Credo di esserlo finalmente. Vederlo in quell'ospedale, sentire entrambi cercare di spiegare, non ha cambiato quello che è successo, ma mi ha aiutato a capire che non è mai stato per colpa mia. Ero solo un danno collaterale nella loro storia spezzata. Non sei più un danno collaterale, disse Sara, prendendomi la mano. Sei il protagonista ora. Noi lo siamo nelle nostre storie. Aveva ragione. Questo era ciò che il messaggio di Elena mi aveva davvero dato. Non il primo, che chiedeva di parlare, ma l'ultimo, che annunciava la morte di Tyler. Era il permesso di chiudere davvero quella porta e attraversare questa nuova senza voltarsi indietro. Ti amo, dissi a Sara. E sono pronto per qualunque cosa venga dopo. Bene, sorrise, perché ho intenzione di tenerti con me per molto, molto tempo. Ci baciammo mentre l'ultimo bagliore del tramonto svaniva e le stelle cominciavano a brillare. In lontananza, le luci di Denver iniziavano a scintillare. La città dove ero stato spezzato e ricostruito, dove avevo perso tutto e trovato qualcosa di meglio. 2 settimane fa, il nome di Elena sul mio telefono era sembrato una minaccia. Ora era solo una nota a margine nella storia di qualcun altro. La mia storia era qui, con Sara, a costruire qualcosa di vero e duraturo dalle ceneri di ciò che era stato distrutto. A volte la cosa peggiore che ti capita è quella che rende possibile la cosa migliore. Avevo passato 5 anni a credere di sopravvivere. In realtà stavo solo aspettando di ricominciare a vivere.